Perché mi hai ingannato un'altra volta? Perché? Lo sapevo che avresti detto così. Cos'altro dovrei dire? Allora, non c'è nient'altro da aggiungere. Come non c'è nient'altro da aggiungere? Ma che cosa credi? Che io smetterò di amarti perché sei una cameriera? No, non è questo il problema. Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove le dive non invecchiano mai, al massimo diventano leggenda. Mettetevi comodi perché oggi apriamo una di quelle scatole magiche che profumano di telenovelas pomeridiane. Sospiri davanti alla TV e amori tormentati che ci hanno tenuto compagnia per anni. Prima di iniziare, lo sapete, iscrivetevi alla soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciate un like se amate questi viaggi nella memoria. E nei commenti ditemi il nome della prossima diva che vorreste vedere qui sopra. La soffitta è grande, c'è spazio per tutte. Oggi parliamo di una donna che per l'Italia non è stata soltanto un'attrice, è stata un'abitudine. Un appuntamento fisso, un rito quotidiano. Lei è Grecia Colmenares. Grecia Dolores Colmenares Miosens nasce in Venezuela, a Valencia, il 7 dicembre del 1962. Ha un volto dolce, quasi etereo, uno sguardo capace di sembrare fragile e magnetico allo stesso tempo. Entra giovanissima nel mondo della televisione tra piccoli ruoli e tanta gavetta, finché arriva il momento che cambia tutto. Metà anni '80, arriva Topazio. E lì succede qualcosa di enorme. Topazio non è solo una telenovela, è un fenomeno. È la storia della ragazza cieca, innocente, buona, che soffre, ama, viene umiliata e poi si riscatta. Grecia diventa il volto della sofferenza romantica, la donna che ti fa venire voglia di proteggerla, anche attraverso lo schermo. Quando Topazio arriva in Italia, su Rete 4, esplode il caso. I pomeriggi si fermano, le famiglie si organizzano, le nonne, le mamme, le figlie, tutte davanti alla TV. Da quel momento per il pubblico italiano Grecia Colmenares è la regina delle telenovelas e non è una definizione poetica, è la realtà. Dopo Topazio arrivano Maria, Grecia, Ribelle, Ti chiedo perdono, una dopo l'altra. Ogni nuova serie diventa un evento, ogni storia un vortice di emozioni, lacrime, amori impossibili e sguardi che valgono più di 1000 parole. E poi nei primi anni 90 arriva Manuela. Qui Grecia fa qualcosa di straordinario, interpreta due gemelle, una pura e luminosa, l'altra fredda e manipolatrice. Due anime opposte nello stesso volto. Il pubblico impazzisce. Manuela vince anche il Telegatto e Grecia viene in Italia a ritirarlo. In quei giorni è ovunque, viene riconosciuta per strada, nei negozi, perfino in Vaticano, un livello di popolarità quasi irreale. Eppure Grecia Colmenares costruisce tutto questo senza mai forzare l'immagine. La sua è una sensualità diversa, suggerita, elegante, romantica. Riviste, copertine, fotoromanzi, il suo volto è ovunque. Sguardi intensi, pose studiate, abiti che fanno sognare. Non c'è bisogno di eccessi, basta lei. Nella vita privata però non tutto è una favola. Si sposa giovanissima con l'attore Henry Zacca, poi il matrimonio finisce. In Argentina trova un nuovo amore, l'imprenditore Marcello Pellegrini, da cui nasce il figlio Gianfranco. Anche questa storia col tempo si chiude. Con gli anni 2000 Grecia rallenta, si allontana dalle telenovelas, cambia ritmo, cambia vita, ma non sparisce mai davvero. La ritroviamo a teatro, in programmi televisivi, in show popolari e poi a sorpresa torna in Italia. Prima come ospite, poi come concorrente dell'Isola dei Famosi, dove mostra un lato più umano, delicato, autentico. E infine nel 2023 entra nella Casa del Grande Fratello. Qui Grecia Colmenares conquista anche chi non l'aveva mai vista in una telenovela. Con la sua gentilezza, il sorriso sempre pronto, la voce morbida, diventa una presenza rassicurante. Arriva a un passo dalla finale. E quando esce il pubblico la applaude come si applaude una vecchia amica. Oggi Grecia Colmenares è questo, un pezzo di storia della televisione italiana, anche se italiana non è. Una diva che ha fatto sognare senza mai alzare la voce. Una donna che ancora oggi basta nominarla per far scattare un ricordo. E allora ditemelo voi, soffittari, quante volte avete pianto per Topazio? Quante volte avete tifato per Manuela? Scrivetemelo nei commenti, lasciate un like se anche per voi, Grecia Colmenares è stata una compagna di vita. E iscrivetevi alla soffitta di Pippo per non perdervi le prossime storie, le prossime dive, i prossimi sogni. Qui sopra il tempo non passa. Si guarda e si sospira.